Fujimoto Tatsuki è conosciuto principalmente per opere come Chainsaw Man o Fire Punch, di cui io stesso sul primo ho fatto un video di cui analizzavo l'inizio dell'opera in ogni suo aspetto, ma se devo essere completamente sincero nei vostri confronti, più che queste due opere io ho amato in one shot che lui nel corso del tempo ci ha proposto, nello specifico Goodbye Harry e Look Back. Storie che abilmente uniscono sentimentalismo, probabili esperienze biografiche e quel tanto di azione necessario a farci dire ok, è un'opera di Fujimoto. In questo video voglio quindi parlarvi di Look Back, che tra le due che vi ho citato è sicuramente quella che in parte è più riuscita a risuonare in me. Prima di addentrarci ancora di più in questo argomento, io sono OcelottMDB e potete trovarmi anche su Instagram e tutti i social che appaiono a schermo, di cui lascio i link in descrizione, e se vi dovesse piacere vi invito a iscrivervi attivando la campanella, lasciando like e commentando magari con vostri pareri al riguardo. In descrizione trovate anche il link per comprare il mio fumetto punti a capo su Amazon, ma ora vi lascio al video. Look Back sicuramente è una di quelle opere specificatamente indirizzate a una determinata categoria di lettori, ma in cui tantissime altre persone con passioni meno convenzionali potranno rivedersi, perché è una storia che, in un modo decisamente più realistico di Bakuman, ci dà un chiaro esempio di cosa sia la carriera artistica, a cosa si debba rinunciare, le cose belle e le cose brutte, e quanto sia importante anche procedere per una strada che da quel momento in poi sarà l'unica possibile. Che poi in questo caso è su una ragazza appassionata di disegno manga, ma io vedo ugualmente adatto a chi vorrebbe fare il calciatore, lo scrittore, il creator, insomma una storia per chiunque voglia dedicare la propria vita a qualcosa di non esattamente convenzionale nel 2023. Fujino è una ragazza che disegna Yonkoma, i classici manga comici in 4 panel, per il giornalino scolastico della sua scuola e, seppur non sia eccellente nella realizzazione, ciò gli porta il plauso di tutti gli studenti che vedono in lei davvero qualcosa di speciale. La situazione precipita quando entra in scena Kyomoto, ragazza con problemi sociali che la portano a restare segregata in casa come un hikikomori e che per questo passa tutto il suo tempo ricurva su fogli da disegno, che dimostra una bravura fuori dal comune, spodestando in un batter d'occhio Fujino dal proprio trono di reginetta manga della classe. Fujino inizia quindi a fare tutto ciò che può per restare al passo, compra libri sul disegno, corsi, inizia a passare tutti i suoi giorni china sui libri d'anatomia e rinuncia a ogni altra singola passione diventando un'auto emarginata, tutto pur di essere nuovamente la più brava e, dopo aver effettivamente sacrificato 2 anni della sua vita dedicandoli unicamente a quell'obiettivo, tutti i suoi sforzi si rivelano vani. Kyomoto le è ancora superiore. Se già l'umiliazione di essere stata spodestata era tanta, il dolore che ogni proprio sforzo non abbia portato a nulla è troppo, e abbandona la carriera manga per tornare a vivere la propria vita. Già tutto ciò basterebbe a rendere Look Back un'importantissima storia di passione e rinuncia, in cui un realissimo Fujimoto ci mostra come non sempre basti il sogno e che molto spesso la realtà ci colpisce in faccia nel peggior modo possibile, in quella che è effettivamente una storia di perdita e dolore, ma anche di crescita e accettazione dell'imprevedibilità della vita. Affinché una persona possa vivere il suo sogno speciale, è necessario che quel sogno sia speciale. Può essere speciale solo quando tantissime altre persone non possono raggiungerlo. Fa male dirlo, rendersene conto, ma è così. Per ogni autore che raggiunge il proprio sogno, centinaia rinunciano. E proprio perché centinaia rinunciano, l'autore che ce la fa ha raggiunto il sogno. Fujino, rinunciando, può tornare a vivere la sua vita spensierata, andare sui binari sicuri e concedere a Kyomoto di raggiungere il suo scopo. Ma la vita è pur sempre imprevedibile e ironica. Il tempo passa, Fujino è tutto sommato felice, ma le viene assegnato il compito di portare il diploma di scuola a casa di Kyomoto, proprio in virtù della loro stessa età e in parte rivalità. Lei non vorrebbe, ma alla fine accetta. Nessuno risponde alla porta, ricordiamo l'ansia sociale di Kyomoto, e Fujino decide quindi di lasciare il diploma di fronte casa e far scorrere sotto la porta una vignetta disegnata al momento. La porta si spalanca e la ragazza corre fuori, rompendo tutte le barriere della sua ansia. Kyomoto è da sempre grandissima fan delle vignette di Fujino. È per lei che in primo luogo iniziò a disegnare e la considera quasi il suo maestro spirituale, al punto da essere rimasta malissimo dopo aver visto le sue vignette sparire dal giornalino scolastico. Fujino non sa cosa rispondere e mente. Sto lavorando a un vero manga ormai. Kyomoto spalanca gli occhi in una sincera ammirazione. Me lo farai leggere poi?
Questa sincera ammirazione è ciò che davvero ridà fiducia a Fujino, che sotto la pioggia può finalmente liberare tutti i suoi sentimenti sopiti e vedere nella propria rivale non più chi le ha rubato il sogno, ma una persona che condivide il suo stesso fuoco. Fujino torna con la schiena china a lavorare, ma questa volta non è più da sola. Assieme a lei c'è Kyomoto, che adesso è la sua alleata nel lavoro di mangaka. Una alla storia e personaggi, l'altra agli sfondi, creando quindi un aiuto reciproco anche nella vita. Fujino ha un'amica con cui condividere ciò che con nessuno aveva mai condiviso, dato che le altre ragazze, così come la sua famiglia, l'avevano sempre guardata strana per il suo amore verso il disegno. Kyomoto, invece, ha qualcuno che la sproni a lasciare la propria comfort zone, uscire di casa e vivere finalmente la vita vera. Lavorano a più non posso, pubblicano one shot sulle più importanti riviste giapponesi e a un certo punto vengono persino serializzate con una storia lunga. La vera coronazione del sogno, che però si interrompe. Kyomoto è cresciuta e vuole finalmente fare ciò che davvero avrebbe sempre voluto fare e che solo ora che ha rotto il suo guscio può fare. La scuola d'arte, ma dovrà allontanarsi dal mondo dei mangaka. Fujino prova a dissuaderla, ma è tutto inutile, e inizia allora a lavorare da sola al manga, riscuotendo abbastanza successo da arrivare anche all'11° volume. Finché, un giorno, lavorando, ascolta una terribile notizia. La scuola in cui Kyomoto studia ha subito un attentato da parte di un folle armato di piccone e la sua amica figura fra le vittime. Il cuore le si spezza, non riesce neanche a tenere una penna in mano e annuncia una pausa indefinita dalla serializzazione del proprio lavoro. Questa seconda parte del breve one shot è la vita. Non saprei come altro definire tutto ciò che Fujimoto ci racconta, se non la somma dell'imprevedibilità della vita e di come niente sia mai così tanto sicuro. Credere di aver abbandonato una passione, salvo poi ritrovarla, crearsi una carriera in quella, amici, allontanarsi da persone a cui abbiamo voluto bene e di punto in bianco perderle per sempre. Così realistico da fare quasi male. Ciò che però posso dire è che, a prescindere dalla morte di Kyomoto, è quanto questa vicenda sembri anche la storia di accettazione della crescita in una collega assistente. Non è assolutamente raro che un autore prenda degli assistenti per aiutare a fare cose varie nel manga, e molto spesso il lettore asetticamente guarda alle vicende con «Ah sì, per questi anni hanno avuto un assistente, poi ha lasciato e ne ha preso un altro». E se pensiamo però com'è dal punto di vista di chi quegli anni li ha vissuti? Lavorare tantissimo tempo a stretto contatto con una persona e a un certo punto vederla andare via per desiderio di crescita, per inseguire altri sogni. È facile pensare che morto un papa se ne faccia un altro, ma immagino sia dura guardare le spalle di una persona rimasta sempre al tuo fianco. E da una parte Fujimoto deve aver sicuramente sofferto questa cosa. Gli assistenti di Fujimoto si sono a un certo punto messi in proprio, iniziando a lavorare alle proprie opere. Hell's Parade, Spy Family, Dan Da Dan, tutte opere di autori cresciuti con Fujimoto e da cui si sono a un certo punto staccati. Gli stessi sfondi di Look Back sono dall'autore di Dan Da Dan. E ok, lui poi ha esagerato uccidendola, ma il concetto mi pare chiaro. Racconta un addio. Se poi nell'ottica dei mangaka c'è l'idea di lavorare alle tue opere senza neanche mai uscire di casa, non esiste neanche il «beh, ci becchiamo comunque la sera al bar». Se si è fortunati ci si scambia un messaggio ogni tanto. Ma ovviamente qui siamo di fronte a un'opera di Fujimoto, allora come anche in Gubayeri... No, non ve lo dirò, me lo tengo per un altro video. C'è una sorta di strano twist. Strano, ma che alla fine ci dà un cazzotto nello stomaco bello potente. Fujino torna a casa di Kyomoto, si sente terribilmente in colpa. Se lei non avesse fatto uscire Kyomoto dalla sua stanza, dal suo guscio, ora lei sarebbe ancora viva. È colpa sua. È colpa dei fumetti che scriveva. Raggiunge la porta della camera di Kyomoto, raccoglie la vignetta che fece scivolare sotto la porta e la strappa in 1000 pezzi. E il flusso del tempo può finalmente cambiare. Kyomoto non ha mai capito che a portare il diploma fosse stata Fujino e di conseguenza non è mai uscita per correre da lei. Fujino si è quindi dedicata ad attività classiche, in fin dei conti non ha mai promesso che avrebbe fatto manga e Kyomoto ha vissuto la sua vita da reclusa. Ma non del tutto, si è comunque iscritta alla facoltà d'arte, trovandosi anche questa volta in questa linea temporale faccia a faccia col killer pronto a ucciderla. E questa volta si salva. Da lì passava Fujino che, vedendo un uomo strano, l'ha inseguito dandogli un calcio per disarmarlo, grazie al suo studio del karate, salvando Kyomoto, ma finendo col spezzarsi una gamba in maniera molto ironica.
Le due si presentano, riconoscendosi ai tempi della scuola. Kyomoto chiede come mai Fujino abbia smesso di disegnare dato che fu lei in primis a spingerla verso quel mondo dell'arte, che ancora una volta le sorride dicendole che in realtà presto pubblicherà un lavoro e che potrebbero fare qualcosa insieme. Da questa vicenda ne esce una simpatica vignetta di una ragazza che per salvarne un'altra finisce con un piccone nella schiena, che scivola sotto la porta della stanza di Kyomoto fra le mani di Fujino, della nostra linea temporale, che spalanca quindi la porta. Kyomoto non è lì, ormai lei non c'è più, ma Fujino si rende conto che l'amica perduta non aveva mai smesso di supportarla anche a distanza, comprando ogni singolo volume anche in più copie, appendendo alle pareti vignette dei tempi della scuola, mandando le cartoline in suo favore. Non lavoravano insieme certamente più, ma l'amicizia non era mai morta. Kyomoto amava ancora Fujino e la sua arte. Sai, all'inizio non mi piaceva nemmeno disegnare manga. La lavorazione è una scocciatura, non è divertente, anzi è faticoso, molto. Puoi disegnare tutto il giorno senza che ti sia neanche avvicinato alla fine. Avrei fatto meglio a restare una semplice lettrice. Non avrei dovuto iniziare a disegnarli. Allora perché disegni, Fujino? Le lacrime solcano il volto di Fujino che si rialza ora con la consapevolezza di dover continuare anche per la sua amica che ormai non c'è più. Torna a casa, si mette comoda, si stiracchia e possiamo tornare a guardarle la schiena, curva sulla tavoletta grafica, mentre prepara tavole per il suo manga. Look Back è sicuramente un'opera potente e con tantissime chiavi di lettura, ma che riconduco tutte a una sorta di autoanalisi dell'autore che si chiede proprio in quest'opera perché sto facendo manga. Perché con tutte le cose importanti che succedono in questo periodo, anche le più gravi, cosa spinge a continuare a fare semplici disegni per semplici fumetti? Probabilmente l'autore non ha una risposta al riguardo e forse non l'avrà mai, ma con Look Back ha l'occasione di mettere per iscritto tutti i suoi dubbi sul futuro, mostrandoci la dualità del suo spirito. Fujino, la ragazza che disegna per rivalse e che vede il fumetto comunque qualcosa di più, un modo per creare legami, e Kyomoto che col fumetto è riuscita a superare le sue paure e provare a fare ciò che davvero avrebbe voluto. Non volevo risultare insensibile, quindi me lo sono risparmiato, però vorrei sottolineare la presenza di piedi, anche ben disegnati, in questa tavola.